io sono Felice Sant'Arcangelo e sono il portavoce pro tempore dell'associazione No Scorie Trisaia. Siamo nati nel 2003 contro il deposito di scorie nucleari a Scanzano Jonico. Il comitato si chiama No Scorie Trisaia e prende nome dal centro nucleare che si trova a Rotondella, Matera, che è il centro Sogin della Trisaia. Noi ci siamo occupati praticamente di tutto quello che riguarda la difesa e la tutela del nostro territorio, perché abbiamo aperto un po' gli occhi su quello che stava avvenendo proprio sulla nostra terra a nostra insaputa. E praticamente ci siamo accorti che le società petrolifere stanno colonizzando la Basilicata e stanno distruggendo il territorio. Quindi non solo il pericolo nucleare del deposito, ma anche il pericolo delle trivellazioni petrolifere altamente impattanti sui nostri ecosistemi. La Basilicata è una regione ricca d'acqua che fornisce acqua a se stessa e anche alla Puglia, dal fronte potabile e dal fronte agricolo, e abbiamo diversi bacini idrici. E le trivellazioni petrolifere mettono in pericolo quella che è proprio la risorsa acqua, per cui il petrolio, che è una risorsa a termine, può mettere irreversibilmente in crisi la risorsa acqua, che invece è una risorsa rinnovabile. Sul mare è ancora peggio, perché non esiste una tutela particolare delle trivellazioni offshore, così come vogliono far credere le lobby del petrolio. Innanzitutto legale, perché chi trivella molte volte non sono neanche delle SPA, ma sono delle SRL, quindi come facciamo ad affidare il nostro mare a delle SRL? Se succede un disastro, chi paga? Allora, vediamo quello che è successo nel Golfo del Messico, cosa hanno risarcito, e ci sarà mai un risarcimento adeguato di fronte a una catastrofe? Quando si parla di catastrofe e quando si parla di inquinamento che non viene rilevato, o che meglio viene rilevato dai pesci, dalla fauna e dalla catena alimentare che viene inquinata, che va a finire sulla pelle delle persone che consumano il cibo. Cioè, chi quantificherà mai questi danni, quindi le malattie che ne possono venire fuori? Anche perché tra terraferma e mare loro utilizzano diverse sostanze chimiche altamente pericolose da finire in discarica di rifiuti pericolosi, tossico-nocive, perché scendere in profondità a 3-4 mila metri comporta l'utilizzo di sostanze chimiche che formano la camicia del foro, una struttura chimica che scioglie proprio la crosta terrestre, e sono tutti dei fanghi che parte vengono raccolti in superficie e trattati come rifiuti pericolosi, altre però restano nel terreno e vanno a inquinare le falde acquifere. Questo nella fase di perforazione. In mare tutti questi fanghi finiscono nel mare, non è che vengono raccolti. Una parte restano nella terra e una parte vengono raccolti in mare, per cui l'impatto è immediato. A prescindere anche da quell'esame che fanno con le onde d'urto sui fondali, che poi, come abbiamo visto lungo l'Adriatico, fanno spiaggiare i cetacei, perché sono altamente pericolose proprio per i pesci di determinate dimensioni che si disorientano e quindi spiaggiano. Cioè c'è un effetto proprio immediato già nella ricerca, non invasiva. Sul mare sono già 2 anni che li stiamo bloccando, perché ogni tanto esce una concessione nuova. Quello che invece non riusciamo a bloccare sono le perforazioni sulla terra, che interessano la Valle dell'Acre principalmente, e poi un po' a macchia d'olio tutto il territorio lucano. In previsione che la Basilicata, escluso il Parco del Pollino e una piccola parte del Parco della Val d'Agri, sarà trivellato al 100%. Intendono estrarre tutto e subito dalla Basilicata, soprattutto perché gli conviene, perché da noi pagano le royalty più basse del mondo e non hanno regole, perché non c'è una regola che gli vieta di trivellare in un fiume, di trivellare vicino alla diga del bacino d'acqua potabile, non c'è una regola che gli vieta di trivellare vicino alle abitazioni. Policoro nel 1991 esplose un pozzo di gas, bruciò praticamente per 15 giorni senza che nessuno
riuscì a spegnerlo. Vennero da tutte le parti del mondo, però il pozzo di gas bruciò finché non si è spento praticamente da solo, per cui noi combattiamo proprio la regione Basilicata e i suoi enti che autorizzano queste trivellazioni, un po' come la Cina. Le imprese vanno in Cina perché pagano poco la manodopera e non hanno regole ambientali, per cui inquinano e guadagnano. Non pagano la manodopera e guadagnano. Le società petrolifere in Basilicata fanno la stessa cosa, cioè vengono e non cacciano soldi sulle royalty, quindi risparmiano, incassano di più. Non hanno regole ambientali, quindi possono inquinare, quindi risparmiano sull'inquinamento, per cui il guadagno è sempre diciamo al quadrato. Hanno fatto quello che hanno voluto in 10 anni, siamo stati noi a dire non trivellate in certi posti perché è pericoloso, fate i controlli perché non li fate, cioè la regione Basilicata ha attivato il controllo sull'idrogeno solforato 10 anni dopo le trivellazioni, solo per come associazione abbiamo sollevato il problema. E poi c'è anche un altro dato molto importante, che i limiti di emissione sono elevati per legge. L'industria petrolifera può inquinare per legge, per cui qualsiasi monitoraggio che possiamo fare troveremo sempre che tutto a posto. Le faccio il caso dell'idrogeno solforato. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i limiti di idrogeno solforato sono dello 0,05 parti per milione. Per l'industria petrolifera italiana possono aggiungere le 30 parti per milione. Questo significa che l'inquinamento può essere 6.000 volte maggiore. E con questi numeri noi troveremo sempre che è tutto nella norma. Cioè, in Basilicata si estrae petrolio da circa 10 anni e da circa 10 anni il petrolio lucano soddisfa appena il 6% del fabbisogno nazionale, con una Basilicata che è trivellata già al 60%. Con la nuova intesa si vuole raddoppiare praticamente questo 6% e portarlo quasi al 12%, e il ministro Romano ha chiesto alla Basilicata qualcosa come 90.000 barili in più di petrolio al giorno. Questo comporterà una trivellazione sistematica di quasi tutta la regione e in più vuole trivellare anche il Mar Ionio con piattaforme offshore che vanno dalla punta estrema dalla Calabria al Golfo di Taranto. Cui loro nell'arco di 4-5 anni tireranno tutto e devasteranno un'intera regione col rischio di danneggiarci l'acqua che ci serve per dissetare 2 regioni, insomma, la Puglia e la Basilicata. Per cui la questione è molto seria ed è presa sotto gamba proprio dalla regione Basilicata e da chi vuole tirare il petrolio e non se ne frega niente di tutto il resto, insomma. Non solo, cioè noi ci danneggiano pure l'agricoltura perché attualmente se si va vicino al centro oli di Viggiano gli agricoltori non vendono più nulla perché già quell'impianto ha distrutto praticamente non solo con la puzza ma proprio col nome, già col fatto che è una zona inquinata la gente non compra più nulla. Figuriamoci se poi nella catena alimentare troviamo una serie di inquinanti che vanno a finire in tutta l'altra agricoltura. Noi è una regione agricola, viviamo d'agricoltura, cioè i nostri prodotti che fine fanno? O il turismo che si sta sviluppando, che è il fiore all'occhiello, diciamo, la nuova punta dell'economia sui nostri 2 mari, perché noi abbiamo 2 mari, Tirreno e Ionio. Mentre stiamo incentivando questi posti di lavoro, con le trivellazioni andiamo a distruggere investimenti e proprio i posti di lavoro, insomma. Per cui sono 2 economie altamente incompatibili. Cioè, questo discorso, noi abbiamo detto, volete tirare il petrolio? Sì, allora definiamo delle regole. Ci sono delle regole, inquinate l'acqua, allora non si tira il petrolio. Ci conviene economicamente? A queste condizioni assolutamente no, anche se ci date il 7, il 10, il 15, pure arrivando al 50% volendo. Cioè noi non possiamo cambiare la nostra economia. Romani vuole raddoppiare la produzione in Basilicata e tirare pure nel Mar Ionio, per cui il problema è abbastanza serio. Lui impone un certo discorso. Il presidente De Filippo con la sponda del PDL diciamo che è d'accordo su questa intesa, noi gliel'abbiamo già contestata, adesso ci aspettiamo che i sindaci dei territori con le popolazioni decidano da farsi e questa catena umana è una prima iniziativa di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questo grave problema.
La catena umana la faremo a Policoro il 26 giugno verso mezzogiorno, sulla spiaggia di Policoro. Già Policoro è lunga 5 km, per cui possiamo fare una catena lunghissima, e lo facciamo in contemporanea con l'iniziativa di Oceana, un'associazione internazionale che il 25 giugno fa catene umane su tutte le spiagge contro le trivellazioni a mare, contro gli offshore. Noi siamo nella fase preliminare, ogni volta che facciamo iniziative per fortuna cerchiamo di anticiparle nella sua realizzazione. A noi interessa bloccare l'intesa col governo perché non ci sono regole su questa intesa, è una scelta calata dall'alto che non ci conviene economicamente perché ci distrugge. Non c'è una convenienza né economica né per il futuro, cioè noi rischiamo di bruciare una regione per favorire gli interessi delle società petrolifere che nell'istante in cui aumentano le royalty già loro non vengono più, e farlo nella nostra regione è un danno irrimediabile per il futuro. Siccome non c'è coscienza, non c'è criterio, c'è solo l'interesse, e allora i cittadini devono alzare la voce e difendersi da certe scelte.